La cosa che più mi dispiace, vediamo se perché oramai mi conosci, che non posso fare battute, perché Hegel che vuoi fare battute? Non lo so. Non mi è venuto in mente Del resto la verve di quello che fa le battute è trovare il modo di farla sempre. Ho capito, ma questo naming è un naming un po'... Naming che non si sa se deriva da Hegel il filosofo. Non si è capito perché il progettista Bent Holter, mi pare che si chiami, norvegese, suonava in una band che si chiamava Hegel qualche cosa. Però poi non si capisce bene se insomma c'è un riferimento al filosofo. Comunque questo è l'H600, quindi stiamo provando l'integrato top di gamma della Hegel, giusto? Hegel, sì, attuale top di gamma della Hegel. Potentissimo, bellissimo, grande drive, ma non vi diciamo altro perché dovete fare subscribe, campanella e seguirci. Ciao! Ciao! È grosso, ma non enorme. Non enorme, esatto. Cioè di questi integrati belli, potenti, ne abbiamo provati parecchi fino adesso e devo dire, certe volte l'aspetto un po' goffo, qualcuno di questi ce l'aveva. Questo qua invece è grande, è molto grande, però è ancora accettabilmente elegante nelle sue proporzioni. Esatto, tra l'altro hai detto una cosa che io approvo, molto giusta, perché per dare importanza anche a questi super integrati certe volte li fanno molto più grandi, con delle alettature molto più grandi di quello che serve. Sì. E proprio per dargli quell'imponenza quasi da amplificatore finale al quale molto prestigioso, al quale è stato messo il controllo del volume. Questo invece ha delle proporzioni giuste e anche sollevandolo, guardandolo, quasi non diresti che è 303 watt su 8 ohm. Mi piace questo 303. Laddove il precedente 590 era 301. Che poi è solo una, è un garbato scherzo, se vogliamo. È un garbato scherzo, anche perché anche solo per le tolleranze che normalmente hanno i componenti, per certo questo non è 303 watt, come quello che dichiara 300 non è sicuramente 300. La capacità mi sembra. La capacità di pilotaggio comunque è maestosa. Una cosa assolutamente spettacolare. Cioè, anche su carichi da 1 ohm questo amplificatore non si scompone minimamente e tira fuori delle potenze esuberanti, veramente esuberanti. H600 che contiene il DAC, lo Streamlabs. Integrati di Hegel da qualche tempo a questa parte, insomma, integrano una piattaforma di streaming. Io ricordo di averne provato uno tempo addietro, peraltro ce l'ho qua davanti, un H95. Ma poi abbiamo anche provato un altro prodotto sul canale. Esatto, e tutti quanti hanno questa piattaforma di streaming, piattaforma che io trovo elegante per alcuni piccoli dettagli. Uno, ad esempio, il fatto che la parte degli update se li gestisce da sé, ovvero non c'è un menu nel quale tu devi andare a cercare update, c'è, non c'è, fallo. Fa tutto da sé, purché sia collegato alla porta Ethernet fisica, lui se la canta e se la suona in completa autonomia. Questo il wifi non ce l'ha. Grazie al cielo. Neanche il Bluetooth. Neanche il Bluetooth, grazie nuovamente al cielo. E ha una bella dotazione di ingressi digitali, monta un ESS 9038 Q2M. Quindi non la versione Pro. Pazzesco, me lo sono ricordato, incredibile. Ma altra particolarità che ci è piaciuta molto, almeno a me è piaciuta moltissimo, è che questo è un amplificatore integrato bilanciato. Sì. Quindi al suo interno ha una circuitazione per il canale negativo e una per il canale positivo che poi si sommano insieme. Cosa vuol dire questo? Dipendentemente dal fatto che sono estremamente colpevole per non aver fatto fino adesso la vera spiegazione, serve per aprire gli occhi a chi ci vuole collegare qualcosa. Sì. Perché vi consiglio vivamente, visto che è un amplificatore bilanciato, di collegarci
una sorgente bilanciata, quindi se volete mettere un DAC esterno, se volete mettere anche un prefono, adesso ce ne sono tanti bilanciati, io vi consiglio caldamente di utilizzare le connessioni XLR, che sono due. Esatto. Accanto a queste due, Amore mio. accanto a queste due, poi ci sono le connessioni RCA, non c'è l'ingresso fono, questo diciamo. Non c'è. Interessante il tipo di progetto che c'è alla base, ed è alla base di tutti gli amplificatori Hegel dal 1989, cioè da quando l'azienda ha iniziato a lavorare, che scaturiscono un po' dalla filosofia progettuale di questo progettista norvegese, che sostanzialmente ha fatto della guerra alle distorsioni la sua ragion di vita. Dunque qui c'è una tecnologia che si chiama, non me lo ricordo più, ma lo vedete scritto in sovraimpressione, dove sostanzialmente ci sono due oggetti che lui definisce come analog computer. Quindi c'è un primo analog computer che fa il confronto tra l'ingresso e l'uscita e determina quanta distorsione e che tipo di distorsione c'è. Il secondo analog computer decide se inviare in ingresso il segnale distorto invertito. Il segnale di correzione. Il segnale di correzione. Rispetto a un ciclo classico di controreazione, questo tipo di struttura, a detta di Hegel, del progettista, dovrebbe intanto avere lo stesso identico comportamento su tutto il range di frequenze riproducibili, dovrebbe essere più veloce e poi come fattore secondario consente di avere un fattore di smorzamento pazzesco, cioè questa macchina ha un fattore di smorzamento pari a 4000. Allora, è certo, perché tu, controllando bene l'uscita e il comportamento dell'amplificatore, riesci a modellare, passatemi il termine, il comportamento delle sezioni finali rispetto al carico. Quindi è ovvio che hai un fattore di smorzamento. Cos'è il fattore di smorzamento? È un numero adimensionale che indica la capacità di pilotaggio dell'amplificatore. Più è alto e più l'amplificatore è in grado di pilotare carichi anche difficili. In questo caso è 4000, normalmente fra 4 e 500, mediamente gli amplificatori a valvole hanno un fattore di smorzamento unitario o poco più, perché hanno meno capacità di buon comportamento rispetto al carico. DAC incorporato, che è sistemato, lo vedremo poi nello sventramento, in uno shield, un contenitore a parte, e questo ha la sezione di preamplificazione che è derivata dal preamplificatore top di gamma, che si chiama 30A. Esatto. Dal punto di vista della ergonomia non potrebbe essere più semplice da utilizzare, nel senso che c'è un controllo del volume, questo qua, e un selettore degli ingressi rotativo. Fine, punto. C'è un bel display OLED bianco, con caratteri bianchi su fondo nero, e nulla più. Se vi viene la curiosità di sapere come si accende, c'è un pulsante, un interruttore sotto, messo qui sotto. L'amplificatore dopo un po' di tempo se ne va in stand-by, lo potete rifar partire, rivitalizzare utilizzando questo bel telecomando metallico, anch'esso molto scarno. Esatto, oppure, cosa molto comoda, attraverso semplicemente l'utilizzo delle piattaforme di streaming, perché anche questo è Google Cast, Run Compliant, ce ne ha tante. Sì, Tidal Connect. Quando è in stand-by e premete play, l'amplificatore automaticamente si accende e vi fa sentire immediatamente la musica. Per fortuna, documentandoci, abbiamo scoperto che esiste da poco, relativamente da pochissimo, ecco, una app Hegel, perché io insomma fino a questa mattina ero convinto che non ci fosse, come da tradizione del marchio, e che quindi questo amplificatore poteva essere controllato con M-Connect, J-Play, Kazoo, insomma le classiche applicazioni UPnP. E in realtà hanno fatto anche questa applicazione, devo dire, perfettamente nella filosofia Hegel, quindi quanto di più scarno ci si possa immaginare. Asciutta come il suono dell'amplificatore. Esatto, come l'immagine dell'amplificatore, cioè come dire, il minimalismo è sempre il faro che guida
questa azienda. Esatto. Cosa che io devo dire apprezzo particolarmente. Ha vinto l'EISA nel 2023-2024, quindi lo scorso EISA come miglior Come high-end streaming amplifier. Esatto. Del resto è un amplificatore che vedremo. Io già l'ho sventrato perché ho fatto uno short dove qualcuno ha commentato. Sì, è vero, è fatto male. Esatto, è già, sono tutti ingegneri i nostri follower. Quindi andremo allo sventramento e poi all'ascolto. Allora, io già vi dico una cosa, mi ha fatto venire in un paio di passaggi la pelle d'oca. Andiamo allo sventramento. Ciao. Pronti? Allora Giulio, partiamo dalla cosa che mi è piaciuta di più, inedita rispetto a qualsiasi amplificatore abbiamo visto fino ad adesso, ok? Che è la presenza di ben 3 trasformatori toroidali. Allora, questo è ovvio, è quello dell'alimentazione di potenza ed è questo 130 volt AC, 220, 130, questo è il primario, il secondario non riusciamo a leggere la tensione di uscita, ma sarà una tensione sicuramente molto alta perché i condensatori di filtro sono da 100 volt. Interessante notare che sia il trasformatore che i condensatori di filtro sono marchiati EGEL. Ok, quindi trasformatore 1, quello per la potenza, trasformatore 2 per la preamplificazione, sì, ma trasformatore 3 laggiù per la parte digitale. Togli il dito. Tolgo il dito. E lo faccio vedere, sì. Ok? Il layout è organizzato a schede, quindi qui c'è la scheda che possiamo vedere, la PCB, solamente delle alimentazioni, dove ci sono i condensatori e lì sotto, vedete quelle vite laggiù? Si riesce a inquadrare quella vite lì? Sì. Ce ne sono 1 e 2 dopo, questa qua. Ok. Quelli sono i 2 ponti raddrizzatori. È molto interessante vedere come sono state sistemate queste 2 schede vicinissimo alla scheda di potenza, perché così si riesce ad avere un cablaggio il più corto possibile. Infatti vediamo il filo blu, il filo rosso e il filo nero di massa. Questo filo blu e questo filo rosso che portano il positivo e il negativo dalle schede di alimentazione fino al circuito sono estremamente corti. Schede di potenza che hanno ben 7 transistor NPN e 7 transistor PNP. È un numero un po' inconsueto, ma tant'è. In particolare gli NPN sono quelli che stanno sopra, in alto. Infatti c'è scritto. Sì. E i PNP invece sono quelli che stanno sotto. Questi cavoni gialli sono quelli che portano l'uscita fino ai binding post, che sono della Mundorf, sì, e sono in rame, vediamo infatti dal colore ossidato. Io ti faccio semplicemente notare che il termine binding post è stato aspramente criticato da un altro di questi scienziati, come lo dobbiamo di chiamare? questi cultori della preservazione della lingua italica. Ecco, e quindi come lo dobbiamo chiamare? Morsetti per il collegamento dei diffusori. Allora, quindi questi morsetti per il collegamento dei diffusori sono in rame, ok? E se non sbaglio, nella schedina c'è anche l'elemento di protezione per gli altoparlanti. Esatto, questo Che è è il relè. Andiamo poi alla sezione digitale, la sezione digitale che sta qui sopra. Sì. E che, come possiamo vedere, è separata per la parte network e elaborazione streaming, quindi questa è la scheda della piattaforma di streaming, sì, e facciamo vedere come c'è una netta divisione tra la scheda di streaming e network, perché questa è l'ingresso network, sì, e la scheda DAC. Ok, scheda, poi lì vicino a quella separazione c'è il modulino XMOS dell'USB. Esattamente, c'è la CPU che serve per sovrintendere tutte le operazioni, tra le quali il controllo del volume. E infatti queste 2 piattine, che c'è scritto volume right e questa c'è scritto volume left, ok, finiscono, se le seguiamo questa per semplicità, alla scheda di preamplificazione. È completamente dual mono e infatti ce ne sono 2, una a destra e una a sinistra.
Io adesso tolgo questo connettore, Sì. vado, lo tolgo? Come Poi è vuoi. una tua responsabilità, perché questo connettore ci fa vedere, ecco qua, il chip Muses che sta qua sotto e che fa il volume. Connettore bianco, come potete vedere da qua, lo riprendo Sì. eroicamente, fa capo a questa scheda che sta qua sotto, che si vedrà poco, si vede solo questa parte qui. Sì. Ok, qui dentro ci sono, è la scheda ingressi analogici. Ok. Scheda ingressi analogici che poi infatti finisce dentro al volume, dentro la scheda del volume che ha, come abbiamo già detto, il chip Muses, e poi ha questa scheda che è la scheda di preamplificazione vera e propria che è presa dal loro preamplificatore top di gamma. Vuoi che lo giro così facciamo vedere il pannello posteriore? Sì. Sì. E così vediamo pure dietro il display e... Caspita, quanto pesa! Ecco qua. Anche perché possiamo così vedere nel loro splendore i connettori ad alta qualità. Questi li abbiamo già evidenziati. Quelli dei diffusori. Esatto. Connettori per i diffusori. Esatto. E quindi possiamo vedere, vabbè, gli XLR sono dei Neutrik relativamente Classici. standard, e invece poi ci sono i pin RCA che sono molto molto belli. Ok. Dal punto di vista del digitale abbiamo network USB 3 ottici, Tre ottici. un coassiale e un BNC. E poi c'è un digital out in BNC. Esatto, e invece lo abbiamo già detto, due ingressi XLR e due ingressi analogici, e questo è interessante perché sia uscita fissa che variabile, e l'uscita variabile left e right serve per i subwoofer. Certo. Quindi c'è un sub-out, è come se fosse un sub-out a banda intera, e poi è il subwoofer con il suo filtro che fa quello che deve fare. Ultima, La scheda del display. esatto, scheda del display e le due schede degli encoder che servono per regolare il volume e gli ingressi. Va bene. Direi che sono molto soddisfatto di questo Hegel. Ecco, a questo punto volevo dire una cosa, perché lo short che ho fatto, che faceva vedere l'amplificatore dentro, qualcuno ha detto ma è pieno di fili. È fatto Attenzione, perché filatura ce n'è, però è una filatura estremamente ragionata. Quindi se da una parte si nota il fatto che l'ingegnerizzazione non è stata fatta nascondendo i cavi, dall'altra parte si vede anche che c'è un pensiero e c'è un'ottimizzazione comunque del cablaggio. Non è che è un cablaggio fatto così come mi trovo, e in fin dei conti i cavi che circolano sono i minimi, cioè sono i cavi dell'alimentazione, i cavi delle uscite e i cavi che portano il segnale pre fino ai finali. Quindi insomma io non mi starei tanto a scandalizzare, anche perché abbiamo letto le misure, il rapporto segnale rumore di questo integrato dice che la prestazione è pazzesca. esatto, quindi andiamo all'ascolto con tante sorprese. Ciao. Ciao. Vado io? Vai tu, dai, vai tu, su. Vado io. Allora, inizio col dire che questo Hegel, come i due precedenti Hegel che avevo provato, mi ha convinto in prima battuta per l'impostazione generale della macchina, cioè per questo minimalismo che trasuda da ogni dettaglio, minimalismo nell'impostazione estetica, minimalismo nei comandi, minimalismo addirittura nella app, una macchina che fa di tutto per non imporsi. A dispetto di dimensioni piuttosto generose, era più facile ovviamente per i modelli più piccoli, questo essendo così grande lo si vede. Però ecco, mi viene da pensare un fatto: le fotografie che compaiono sul sito di Hegel, quelle fotografie che si chiamano lifestyle, cioè in inserimento d'ambiente, mostrano anche questo prodotto inserito in un contesto domestico, il che, come dire, ti fa pensare al fatto che il progettista deve aver
posto come accento, come priorità, la possibilità di inserire questa macchina in un ambiente normale, in un ambiente domestico, non necessariamente appoggiata su un rack audio come nel caso che state vedendo qui da noi, ma noi del resto dobbiamo fare le riprese, dobbiamo mostrarvelo, quindi un senso ce l'ha. Beh, è anche giusto che a casa nostra, insomma, esatto, ci sia un tavolino, ci sia un tavolo, tecnico. porte elettroniche tecnico. Però ecco, io questa è una macchina che vedo veramente nella casa dell'appassionato di musica che cerca elevatissima qualità ma non vuole eccessive complessità. Ad esempio, una cosa della quale io credo di poter essere abbastanza sicuro di quel che dico, non c'è tra i vari settaggi, tra i pochissimi settaggi, non c'è la scelta del filtro d'uscita del DAC. Questo ti è dispiaciuto tantissimo? No, ecco, io questa cosa l'ho trovata una benedizione. Insomma, il fatto di aumentare l'incertezza dell'ascoltatore, no? Metto il filtro 1, metto il filtro 2, brick-wall, apodizing. Qui questo problema non te lo devi porre. E tutto sommato va bene. Va bene perché è una macchina, ripeto, che va in mano ad un appassionato di musica che forse tutti questi problemi non se li vuole fare. Gli piace soltanto godersi il suono. E ti dirò di più, questo display così minimalista, che non è OLED, che non è questo, No, forse fine, OLED lo è. Forse lo è, ma OLED lo è, ma è bianco e nero. È bianco e nero e fa molto bene quello che deve fare, perché ci sta facendo vedere l'ingresso selezionato, bravo Giulio, e il volume anche a distanza, anche senza occhiali, e forse il display quello deve fare, piuttosto di roboanti interpretazioni come quelle che abbiamo visto sull'Eversolo, con la manopola fatta a forma di diamante che aveva il display con la copertina che girava, delle cose che possono al limite piacere. Adesso poi c'è questa grande moda del VMeter che tu sai, a me piace tanto. A te piace tanto. A me piace tanto il VMeter, devo dire che mi piace. Allora, volevo però entrare un po' più nel dettaglio del suono, perché io nella descrizione, anzi nel teaser, ho parlato di emozione. Bene, allora, noi abbiamo fatto prove sia col DAC incorporato che con un DAC esterno, il Denafrips Pontus 15 e l'Agua alla Scala, e in particolare col Denafrips Pontus, sentendo Danilo Rea e la Mannoia con un brano di Battisti, mi sono proprio emozionato. Ti sei emozionato? Mi sono veramente emozionato, mi è venuta la pelle d'oca per questo pianoforte di Danilo, che mi è sembrato vicinissimo a quello che abbiamo sentito quando abbiamo fatto l'evento al Parco della Musica, dove abbiamo messo a confronto proprio un sistema di riproduzione di hi-fi con un pianoforte, stabilendo tra l'altro che il pianoforte è un prodotto praticamente impossibile da riprodurre, ma alcuni amplificatori, alcune catene ci si avvicinano molto. Questa ci si è avvicinata veramente tanto. Sì. È un amplificatore veloce, è un amplificatore asciutto, è un amplificatore che, mi viene da dire, non mette quasi nulla di suo al messaggio, cercando di essere sempre il più integro possibile, il più trasparente possibile, con una potenza di pilotaggio spaventosa. Qualcuno di voi dirà: ah, ma voi avete sentito con delle casse piccole? Allora, ci abbiamo messo anche delle casse più grandi, ma vi assicuriamo che le S12 della Vivid da pilotare non sono semplici, soprattutto se gli si vuole, come giustamente sta per dire anche Giulio, tirare fuori un basso come si deve, giusto? Sì, le S12, lo abbiamo detto a suo tempo nella prova, hanno questa caratteristica. È un mini diffusore, quindi è ipotizzabile che l'ascesa in basso non sia così grande, così importante. Ciò non di meno, da dove partono, cioè da dove iniziano a funzionare, a salire, nella loro gamma bassa sono francamente quasi imbattibili, secondo me. Perché? Perché sono velocissime, hanno questo midwoofer con un complesso magnetico enorme, per cui e un'escursione molto grande, per cui riescono a produrre un basso favoloso. Però ci siamo resi conto, oramai le conosciamo direi abbastanza bene,
che è molto dipendente dalla corrente che è in grado di erogare l'amplificatore che le pilota. E questo Hegel, che in termini di pilotaggio non prende lezioni da nessuno, ha veramente tirato fuori il meglio di questi diffusori. Avete presente, insomma, quando nell'orchestra sinfonica si sentono la sezione degli archi bassi, dei contrabbassi, che a livello molto basso fanno, come posso dire, una sorta di base, di fondamento della espressione musicale, di tappeto sonoro, e poi a un certo punto repentinamente crescono di intensità, di volume. Ecco, questi swing dinamici, queste variazioni, l'accoppiata Hegel e Vivid le ha riprodotte in maniera veramente emozionante. Ma ce ne siamo accorti pure in off-ramp di Pat Metini, il brano Are You Going With Me? With Me, che ha proprio questo inizio molto lento con questi strumentini e questo incedere molto cadenzato, molto ritmato. Ce lo ha proposto in una maniera estremamente convincente. Ecco, lì forse ci siamo resi conto della differenza fra il DAC interno della macchina e i due DAC che abbiamo provato, ripeto, il Pontus XV e l'Aqua alla Scala, che obiettivamente qualcosina in più in termini di sicuramente dettaglio, ma anche di coinvolgimento lo hanno espresso. Però del resto non c'è alcun dolo in questo, no. Non si può inserire all'interno di un integrato di qualsiasi livello esso sia un DAC troppo performante, non c'è spazio per i trasformatori, non c'è spazio per le schede, quindi è chiaro che bisogna andare su soluzioni integrate, compatte, e quindi è normale che il DAC all'interno dell'Hegel si possa considerare un buon DAC, ma è ovvio che ci sono DAC esterni, XLR sarebbe meglio perché questo è un completamente bilanciato, che magnificano ancora di più le prestazioni di questo prodotto, che volevo anche inquadrare dal punto di vista merceologico del mercato. Commerciale, sì. Esatto, perché questo costa quasi 12.000 euro, 11.000... 11.799. 799, possiamo lanciarci a dire che lo candidiamo a essere un integrato che si affianca a Gryphon? Allora, io lo metto nella stessa scatola del Gryphon 300? Scusate, perché il 333 non l'ho mai sentito. Il 300 che conosciamo bene, e un altro super integrato che è il Vitus 101 RI 101 MK2 che noi abbiamo provato qui per il canale, e che sono appunto, ecco, altri due integratoni, e io, ecco, questo Hegel lo metto assieme a loro, forse un ciccinino più in basso come raffinatezza, come capacità evocativa, anche se poi quei due amplificatori sono molto differenti l'uno dall'altro. Questa è un'altra fotografia ancora. E questa è un'altra fotografia. Ecco, veramente direi proprio tre fotografi, tre sensibilità differenti. Però qua ci ballano però diversi soldini sì, che magari risparmi per comprarti un buon DAC, ad esempio. Esatto. Per qualcuno dei nostri follower che vuole sapere più in dettaglio com'è il suono, non è facilmente descrivibile, perché è un suono semplicemente che mi ha emozionato. Come fare a descrivere un'emozione? Non è semplice. Ci sono prodotti che mi fanno venire la pelle d'oca e prodotti che non me la fanno venire. Questo prima me l'ha fatta venire. La cifra, secondo me, la cifra stilistica di questo amplificatore, coerentemente con gli altri prodotti Hegel che noi abbiamo ascoltato, che abbiamo provato, è quella di un amplificatore estremamente asciutto, estremamente veloce, con un basso secco, velocissimo, repentino, mai la sensazione di una coda, di un allungamento, di una ridondanza, di un gonfiore in gamma bassa, sempre tutto molto, molto asciutto, senza però mai arrivare ad essere eccessivamente asciutto, secco.
modello Spectral, diciamo. Ecco, no, mai modello Spectral, mai modello Spectral, non immaginatevi che sembra quel tipo. vetroso lo Spectral certe volte, per quanto, ecco. Esattamente. E quindi io devo dire, da questo punto di vista, intanto la coerenza sonica con gli altri prodotti del brand Hegel mi ha molto colpito, mi ha molto appassionato e gratificato. Dall'altro questa, insomma, lo ripeto, l'ho detto prima, cioè questa estrema pulizia, questa estrema semplicità, questo atteggiamento proprio minimalista, quasi monastico, a me tutto sommato piace. Ecco, e poi l'ultimissima cosa, e chiudiamo: non interpretate la gamma bassa di questo Hegel come una gamma bassa estremamente asciutta, e quindi alcuni potrebbero dire la gamma bassa non c'è. La gamma bassa c'è, e c'è quello che ci deve essere, perché è talmente veloce, ha un fattore di smorzamento talmente alto e quindi riesce in modo talmente efficace a pilotare i diffusori, che ne prende il totale controllo. Prenderne il totale controllo vuol dire che non solo gestisce il segnale quando viene emesso della bassa frequenza, ma anche l'energia che l'altoparlante restituisce all'amplificatore stesso, perché quando poi l'altoparlante torna indietro genera una certa energia che si concatena all'indietro. Più l'amplificatore è in grado di gestire questa energia, e migliore sarà il transiente. E in questo caso davvero ce n'è da che fare i complimenti al signor, non mi ricordo Bent Holter. Bent Holter, bravissimo, perché ha saputo davvero fare un progetto estremamente efficace. Estremamente efficace. Allora, subscribe, campanella, social, e mi raccomando il sito. Sul sito trovate la prova con degli approfondimenti, scritta in modo giornalistico, e che noi ci impegniamo tantissimo a scrivere, quindi vi prego di andarla a leggere. Ciao! Ciao!